Ciao ragazzi, eccoci qua anche oggi come tutti i lunedì nel Tugurio. Intanto volevo cominciare il video ringraziando tutti i 500 erotti follower che finalmente ho anch'io. È un traguardo che speravo di raggiungere un po' prima, però meglio tardi che mai. Adesso cercherò di aumentare la qualità e i contenuti dei video per raggiungere i traguardi più alti che sinceramente non mi farebbero schifo. Va bene, bando alle ciance. Adesso vi lascio a un breve video che ho fatto, un altro tip and tricks, come dice Giuseppe Conte, sulla manutenzione della motosega da fare prima dell'inizio della stagione. È una operazione velocissima, ci vediamo dopo per i saluti. Ecco la nostra motosega. Prendiamo il VD40 e lo spruzziamo tutto lungo il percorso della catena. Spruzziamo bene senza aver paura. Ora apriamo la protezione, l'alloggiamento della frizione. E spruzziamo bene dove c'è l'uscita dell'olio della catena e sotto la frizione, in maniera che il VD40 entri nella pompa dell'olio e la sblocchi. Richiudiamo. Questa operazione serve perché adesso con l'olio per le catene, che è naturale, lasciando minerale, non naturale, lasciando la motosega ferma si indurisce e blocca la pompa. E in una motoseghina come questa qua la pompa è di plastica. Se si accende senza fare questa operazione si possono rompere gli ingranaggi e è un pezzo parecchio costoso e anche abbastanza difficoltoso da cambiare. Ve lo dico perché mi è successo. Mentre il VD40 fa effetto, muoviamo bene a mano la catena, poi la tensioniamo di nuovo e la facciamo scorrere a mano in maniera di sbloccare bene la pompa. Chiudiamo bene i dadi di serraggio e facciamo scorrere a mano come prima la catena in maniera che si sblocchi la pompa e faccia uscire l'olio correttamente. Eccoci qua, avete visto la facilità con cui ho fatto. Ho usato il VD40 perché è una roba impressionante, va bene per far tutto. Vi faccio un piccolo spoiler del video della prossima settimana. Come molti di voi sapranno, non uso quasi mai legni comprati, ovvero multistrati o robe varie. A me piace prendermi il legno nei boschi, per fortuna ne ho parecchi ettari, non mi manca mai la materia prima, basta solo avere tempo e voglia di andare a tagliare le piante e aver pazienza che si secchino. 2 anni fa, andando a legna, ho tagliato un bel noce e aveva una caratteristica particolare. Mi sembra molto carina. Questa è una cornice naturale, la userò appunto nel progetto che vedrete la prossima settimana. Se vi è piaciuto il video, un bel pollice in su è sempre gradito. Se non l'avete fatto, iscrivetevi, condividete il video con più gente possibile se vi sembra che possa essere interessante per qualcun altro. E se volete supportare il canale, sotto in descrizione trovate i vari link per farlo, sia quello per offrirmi un caffè tramite PayPal, o ci sono i link per acquistare su Amazon, che a voi il prezzo finale non cambia, però a me viene riconosciuta una piccola percentuale in base ai vostri acquisti. Che dire, basta, come al solito, come sempre, basta, ci vediamo lunedì. E mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi, condividete il video e tutto quello che volete, che qualsiasi cosa fate mi aiuta a crescere.
non sto benissimo, ma cercherò di sopravvivere.